Ciao a tutti, benvenuti su Italian Pod. Ciao, oggi abbiamo preparato qualcosa di davvero speciale per voi. Esatto, parleremo di famiglia. E non nel modo noioso che magari vi aspettate. Ascolteremo insieme 10 conversazioni autentiche, proprio come quelle che sentirete per strada in Italia, al bar, in ufficio, ovunque. Persone vere che parlano dei loro familiari, sorelle, nonni, zii, cugini, suoceri. E scopriremo tantissimi aggettivi utilissimi per descrivere il carattere di qualcuno. Severo, testardo, ottimista, generoso. Dopo ogni dialogo ci fermeremo qualche secondo per spiegarvi le espressioni più interessanti e la grammatica nascosta dietro le frasi. Se il video vi piace, lasciateci un like. Ci aiuta tantissimo a crescere e a continuare a creare contenuti come questo. Perfetto. Allora, basta chiacchiere. Iniziamo subito con il primo dialogo. Sai cosa mi è successo ieri? Ho avuto una discussione tremenda con Claudia. Con tua sorella maggiore? Ma dai, voi andate sempre d'accordo. Di solito sì. Ma ieri sera volevo uscire con delle amiche, niente di che, solo una pizza. E lei ha detto di no. Aspetta, ma quanti anni hai? 22, no? Appunto. Però vivo ancora a casa con lei e lei si comporta come se fosse mia madre. È così severa, non mi lascia mai fare niente. Beh, forse si sente responsabile di te. No, è proprio testarda. Quando decide qualcosa non c'è verso di farla cambiare idea. Dice sempre: io sono la maggiore, io decido. Mi fa impazzire. Ti capisco. Però sai, io con mio fratello minore ho un rapporto completamente diverso. Lui è il mio preferito in famiglia, davvero. Ah sì? Perché? Perché è sempre allegro, sempre di buon umore. Anche quando le cose vanno male, lui trova un modo per farti sorridere. È proprio il contrario di una persona severa come tua sorella. Che fortuna! Magari avessi un fratello così anche io. Allora, fermiamoci un attimo qui. Avete notato alcune espressioni importanti? Sì, prima di tutto, sorella maggiore e fratello minore. Sono aggettivi fondamentali quando parliamo di famiglia. Maggiore significa più vecchio o più vecchia. Minore significa più giovane. Molto semplice. Poi c'è il verbo litigare. Giulia dice: ho litigato con mia sorella. Litigare con qualcuno. Esatto. E se volete dire il motivo della lite, usate litigare per qualcosa. Per esempio, abbiamo litigato per i soldi. Gli aggettivi di carattere sono importantissimi. Severa, testarda, allegro. Notate l'accordo di genere? Lei è testarda, lui è allegro. Per descrivere il carattere di qualcuno, basta usare è più l'aggettivo. Semplicissimo. Mio fratello è simpatico, mia nonna è dolce. Perfetto. Andiamo al secondo dialogo. Pronto, Luca? Come va? Tutto bene? Tu che fai di bello questo weekend? Domenica vado dai miei nonni in campagna. Non li vedo da un mese. Ah, che bello. Ma stanno bene? Come stanno? Sì, stanno bene. Però mia nonna è sempre un po' preoccupata per mio nonno. Perché? È malato? No, sta benissimo. Il problema è che è troppo attivo. Ha 85 anni, ma non sta mai fermo. Davvero? Sì, nonostante l'età, continua a lavorare in giardino tutto il santo giorno. Zappa, pianta, innaffia, taglia l'erba. Mia nonna gli dice sempre di riposarsi, ma lui non l'ascolta. Che forte. Beato lui che ha tutta quell'energia. Sì, è proprio in gamba. Anche mio bisnonno, il padre di mia nonna, era così. Aveva lo stesso carattere, attivo fino all'ultimo. Deve essere una cosa di famiglia, allora. Probabile. Speriamo che tocchi anche a me, no? Ok, cosa abbiamo imparato qui? Innanzitutto l'espressione andare dai. Marco dice vado dai miei nonni. Significa andare a casa di qualcuno. Esatto. Vado dai nonni, vado dalla zia, vado dagli amici. Super utile. Poi c'è nonostante. Nonostante l'età significa anche se ha tanti anni. Esprime un contrasto. È una parola importante. Nonostante può essere seguito da un sostantivo, come in questo caso, nonostante l'età, nonostante il freddo, nonostante la pioggia.
Oppure può essere seguito da un verbo. Nonostante sia stanco, vado in palestra. Ma questa è grammatica più avanzata. Il lessico familiare si espande. Nonno, nonna, bisnonno. Il bisnonno è il nonno di tuo padre o di tua madre. Chiaro? Passiamo al terzo dialogo. Guarda questo quadro, Beatrice. I colori sono meravigliosi. È vero, è molto bello. Mi piace lo stile. Sai che mi fa pensare? Mi ricorda tantissimo i quadri di mia zia Elena. Sembra proprio dipinto da lei. Ah sì? Tua zia dipinge? Sì, è un'artista. È la sorella di mia madre. Vive a Firenze. Che bello! E che tipo di persona è? Beh, molto creativa, ovviamente, ma non solo. È anche una sognatrice, sai? Cosa vuoi dire? Cioè, ha sempre la testa tra le nuvole. Pensa sempre a progetti nuovi, a viaggi, a mostre. Non è mai concreta, diciamo, ma è proprio questo che la rende speciale. Deve essere una persona molto interessante da frequentare. Lo è. I suoi quadri sono pieni di colori, proprio come il suo carattere. Quando parli con lei, senti che vive in un mondo tutto suo. Mi piacerebbe conoscerla. Magari la prossima volta che viene a trovarmi te la presento. Dialogo bellissimo, pieno di espressioni utili. Sì, partiamo da la sorella di mia madre. Questo è il modo per specificare le relazioni familiari. Attenzione alle preposizioni di. Il fratello di mio padre, la cugina di mia madre, il nonno di mio marito. Poi c'è sembra dipinto da. È una struttura per fare un'ipotesi. Sembra più participio passato. Sembra dipinto da un artista famoso. Sembra scritto da uno scrittore professionista. Utile, no? Gli aggettivi in questo dialogo sono tutti positivi. Creativa, sognatrice, interessante. Perfetti per descrivere persone che ammiriamo. E un piccolo trucco culturale. In Italia, zio e zia si usano anche per gli amici stretti dei genitori. Non sono veri zii, ma li chiamiamo così per affetto. Esatto. Zio Carlo viene a cena stasera. Può essere lo zio vero o l'amico di papà. Dipende dal contesto. Non vedo l'ora che arrivi Natale quest'anno. Ah sì? Come mai? Hai qualcosa di speciale in programma? Sì, i miei cugini vengono a trovarmi, finalmente. Non li vedo da 2 anni. Che bello! Quanti cugini hai? Beh, da parte di mio padre sono 3. Il più grande si chiama Stefano, ha 35 anni. E cosa fa nella vita? Vive in Germania, a Berlino. Lavora per una grande azienda di tecnologia. È molto indipendente, sai. È partito dall'Italia quando aveva solo 22 anni. Wow, ci vuole coraggio. Sì, è proprio coraggioso. Non aveva nemmeno un lavoro quando è partito. Si è buttato e basta. Io non potrei mai fare una cosa del genere. E gli altri 2 cugini? Ah, loro sono completamente diversi. Sono gemelli. Hanno 24 anni e studiano ancora all'università, a Roma. Gemelli? Che carini. Si assomigliano. Fisicamente sì, sono identici, ma il carattere è diverso. Uno è più estroverso, l'altro più timido. Che bello avere una famiglia così numerosa. Io ho solo una cugina. Sì, siamo fortunati. Le feste a casa mia sono sempre caotiche, ma divertenti. Questo dialogo ha tantissime espressioni importanti. Partiamo da venire a trovare. È una frase fissa, utilissima. Vieni a trovarmi quando vuoi. Mia sorella viene a trovarci domenica. Significa visitare qualcuno, andare a casa di qualcuno per passare del tempo insieme. Poi c'è il superlativo relativo, il più grande. Si usa per confrontare una persona con le altre. Il più alto, la più simpatica, il più intelligente, sempre con l'articolo davanti. Il più grande, la più bella. Vivere all'estero è un'espressione fissa. All'estero, tutto attaccato. Significa vivere in un paese straniero. E una nota importante sui gemelli, è sempre plurale. Se parlate di uno solo, dovete dire uno dei gemelli, oppure mio fratello gemello. Non si dice mai un gemello da solo. È grammaticalmente strano in italiano. Guardi quel bambino laggiù, quello con la maglietta rossa.
Quello sullo scivolo? Sì, è uguale, identico a mio nipote. Stesso modo di muoversi, stessa energia. Ah sì? Quanti anni ha suo nipote? 5. È il figlio di mio fratello maggiore. Lo vedo tutti i weekend perché abitiamo vicini. Che fortuna! Deve essere bellissimo. Eh sì, anche se a volte mi stanca. È un bambino molto vivace, sa, non sta mai fermo un secondo. I bambini hanno sempre tanta energia. Sì, ma lui è particolarmente curioso. Fa sempre 1000 domande su tutto. Nonna, perché il cielo è blu? Nonna, dove vanno le nuvole? Nonna, perché i cani abbaiano? È nella fase del perché. Esattamente. E a volte è anche un po' disobbediente, diciamo. Gli dico non correre e lui corre. Gli dico non saltare e lui salta. È normale alla sua età. Lo so, però è adorabile, davvero. Quando mi abbraccia e dice ti voglio bene, nonna, dimentico tutto il resto. Dolcissimo questo dialogo. Sì. La signora Rossi usa il figlio di mio fratello per specificare chi è il nipote. Perché in italiano nipote è ambiguo. Può significare due cose diverse. Esatto. Nipote può essere il figlio di tuo fratello o di tua sorella, come in inglese nephew o niece. Ma nipote può anche significare il figlio di tuo figlio, quindi il grandchild in inglese. Per questo motivo, quando vogliamo essere chiari, specifichiamo sempre il nipote di mia sorella oppure il nipote di mio nonno. Il verbo fare domande è super comune. Fare una domanda, fare un gioco, fare confusione, fare un errore. E gli aggettivi per descrivere bambini: vivace, curioso, disobbediente, adorabile, tutti con l'accordo giusto. Vivace significa pieno di energia, sempre in movimento, un po' come energetic in inglese. Ieri sera è successa una cosa assurda. Racconta. Stavo per uscire di casa per andare al cinema con mia moglie. Prendo il portafoglio per metterlo in tasca e non lo trovo. Oh no. Cerco dappertutto, in camera da letto, in bagno, in cucina. Niente, era sparito. E che hai fatto? Beh, io ero completamente disperato. Avevo dentro tutti i documenti, le carte di credito, tutto. Mi sono messo a gridare: non è possibile! Dove diavolo è finito? Immagino. E mia moglie invece era tranquillissima. Sai come lei, sempre ottimista, sempre positiva. Ah sì? Mi ha guardato con quel sorriso calmo che ha e mi ha detto: amore, non preoccuparti, lo troveremo, respira. Io pensavo: ma come faccio a non preoccuparmi? E poi? Poi lei ha iniziato a cercare con metodo, ha controllato il divano, ha spostato i cuscini e... indovina un po'? Era lì sotto. Meno male. Sì, gliel'ho detto, sei incredibile. E lei ha risposto: lo so, per questo mi hai sposata. Sei fortunata ad avere una persona così positiva accanto. Non te lo nego. Quando io perdo la testa, lei rimane sempre lucida. Quante cose da imparare in questo dialogo. Sì, prima di tutto, essere disperato è uno stato d'animo molto forte. Disperato, contentissimo, arrabbiatissimo. Sono tutti aggettivi che esprimono emozioni intense. Mi ha detto è il passato prossimo del verbo dire. Attenzione, è irregolare. Dire, ho detto. E notate i pronomi. Mi ha detto, le ho detto, ci ha detto, gli ho detto. Cambiano a seconda della persona. Gli aggettivi di atteggiamento in questo dialogo sono ottimista e positiva. Ottimista è un aggettivo speciale, è invariabile, non cambia mai. Lui è ottimista, lei è ottimista, loro sono ottimisti. Il lessico di coppia, moglie e marito. Mia moglie, tuo marito. Piccolo trucco di pronuncia? Moglie si legge moglie, non moglie. La G e la L si leggono come una L normale. Importantissimo. Molti studenti sbagliano questa pronuncia. Allora, com'è andata domenica scorsa con i tuoi suoceri?
Bene, bene, abbiamo pranzato insieme, come sempre. Ma tu con loro come ti trovi? Sai, si sente sempre dire che i suoceri sono difficili. No, guarda, io sono stata fortunata, soprattutto con mio suocero. Cioè, il padre di tuo marito? Esatto, è una persona generosissima, davvero. Ci aiuta sempre con tutto. In che senso? Beh, quando abbiamo comprato casa ci ha prestato dei soldi senza chiedere niente in cambio. Quando abbiamo avuto problemi con la macchina, ce l'ha fatta riparare dal suo meccanico. È sempre disponibile. Che bello! Mia suocera, invece, è un po' diversa. È più riservata, più chiusa. Non parla molto, sai. All'inizio pensavo che non le piacesse. E invece? E invece no, è solo il suo carattere. È una persona timida, tutto qui. Ma è gentile anche lei a modo suo. Beh, almeno sono brave persone. La cognata di una mia amica è proprio terribile. Sempre a criticare, sempre a giudicare. Che incubo! No, io non potrei sopportarla. Per fortuna i miei suoceri sono tranquilli. Il lessico della famiglia acquisita è fondamentale. Sì, suocero, suocera, cognato, cognata. Queste parole si usano tantissimo. Attenzione agli articoli. Il suocero, la suocera. Il cognato, la cognata. Cioè, è una congiunzione utilissima. Si usa per spiegare, chiarire, riformulare. Mio suocero, cioè il padre di mio marito. Oppure domani, cioè martedì, vado dal dentista. Il superlativo assoluto, generosissimo. Si forma aggiungendo issimo alla radice dell'aggettivo. Generoso diventa generosissimo. Bello diventa bellissimo. Cattivo diventa cattivissimo. Un consiglio culturale. La famiglia acquisita è un tema delicato in Italia. Quando parlate dei suoceri, usate sempre aggettivi gentili. Molto disponibile, molto gentile, molto educato, anche se non è vero. Ciao Laura, non ti vedevo da settimane. Lo so, è un periodo pazzesco. Tra il lavoro e mia figlia non ho un minuto libero. Ah già, tua figlia? Ma fa ancora nuoto? Sì, continua. Anzi, ora si è appassionata ancora di più. È molto determinata. Quanti anni ha adesso? 14. E credimi, è molto più atletica di me a questa età. Si allena tutti i giorni, anche il sabato mattina. Tutti i giorni? Ma non si stanca mai? No, ha un'energia incredibile. E poi è anche molto competitiva, sai? Le piace vincere, le piace essere la migliore. Questo può essere positivo e negativo allo stesso tempo. Infatti, a volte esagera un po'. Quando perde una gara, sta male per giorni. Le dico sempre, l'importante è partecipare, ma lei non mi ascolta. È giovane, è normale. Mio figlio invece è l'esatto contrario. Ah sì? Sì, è pigro. Preferisce stare sul divano a giocare ai videogiochi piuttosto che fare sport. Ogni volta che gli propongo di andare in palestra con me, trova una scusa. Ognuno ha la sua personalità. Già, magari si attiva quando sarà più grande. Grammatica e sport insieme in questo dialogo. Esatto. Il verbo fare si usa per gli sport. Fare nuoto, fare calcio, fare palestra, fare yoga. Ma attenzione! Per gli sport con la palla si usa giocare a tennis, giocare a calcio, giocare a pallavolo. Allenarsi è un verbo riflessivo. Io mi alleno, tu ti alleni, lei si allena, noi ci alleniamo. I verbi riflessivi sono importantissimi in italiano. Cambiano sempre con il soggetto. Gli aggettivi per lo sport: determinata, atletica, competitiva, pigro. Tutti utili. Determinata significa che ha un obiettivo chiaro e lavora per raggiungerlo. È molto comune per descrivere atleti. Il lessico familiare: figlio e figlia. Al plurale diventa figli se sono tutti maschi o misti, figlie se sono tutte femmine. Come sempre in italiano, il maschile plurale vince quando c'è un gruppo misto.
questa canzone mi piace un sacco. Sì, io non la conosco. Chi la canta? Non lo so, ma mi ricorda tantissimo mio fratello. Lui suona la chitarra, sai? Ah, davvero? Non me l'avevi mai detto. Sì, è la sua grande passione. Suona da quando aveva 15 anni. Adesso ne ha 26 ed è diventato bravissimo. Che tipo di musica fa? Rock, principalmente, ma sa suonare un po' di tutto. A volte fa anche concerti nei locali della città. Wow! E ci riesce a vivere con la musica? No, non ancora. Ha un lavoro normale durante il giorno, poi la sera prova con la sua band. È molto paziente e passionale quando suona. Deve essere bello avere una passione così forte. Sì, anche se a volte è un po' scontroso, soprattutto quando le cose non vanno come vuole. Cioè? Beh, quando una canzone non viene bene, o quando litiga con gli altri membri della band, diventa intrattabile. Non parla con nessuno per ore. Ah, il carattere tipico dell'artista. Esattamente. Mia madre dice sempre: è sensibile, lasciatelo in pace. E noi lo lasciamo stare finché non si calma. Però alla fine è una brava persona, no? Certo, è mio fratello, lo adoro. È solo un po' particolare. Questo dialogo introduce tante strutture interessanti. Partiamo da mi ricorda. È il verbo ricordare con i pronomi indiretti. Mi ricorda, ti ricorda, gli ricorda, le ricorda. Significa fa venire in mente. Questa foto mi ricorda le vacanze. Questa canzone ti ricorda qualcuno? Per gli strumenti musicali si usa suonare. Suonare il pianoforte, suonare la batteria, suonare il violino. Attenzione all'articolo. Il pianoforte, la chitarra, il violino. Cambia sempre. In questo dialogo vediamo aggettivi contrastanti, paziente e scontroso. È normale. Le persone non sono mai completamente positive o completamente negative. Possiamo descrivere sia i lati positivi che quelli negativi. È generoso ma testardo. È creativa ma disordinata. E questo rende la descrizione più realistica. Per descrivere professioni e hobby usiamo è un o è una. È un musicista. È un artista. È una studentessa. Stasera non posso venire alla biblioteca con te. Come mai? Hai qualcosa da fare? Sì, ceno con la famiglia di mio padre, con mia matrigna e i miei fratellastri. Ah, non sapevo che tuo padre si fosse risposato. Sì, è successo 3 anni fa, dopo il divorzio dai miei. All'inizio è stato strano, ma ora va tutto bene. E come ti trovi con loro? Con la nuova famiglia, intendo. Benissimo, sinceramente. La moglie di mio padre è una persona molto sincera e affidabile. Che fortuna! Spesso si sentono storie terribili sulle matrigne. Lo so. Anche io all'inizio ero un po' diffidente. Pensavo, chissà come sarà, chissà se andremo d'accordo. E invece? E invece è stata lei la prima a fare il passo. Mi ha invitata a prendere un caffè, mi ha chiesto delle mie passioni, dei miei studi. È stata molto delicata. Che bella cosa! Sì, e anche i miei fratellastri sono carini. Uno ha 12 anni, l'altro 14. Sono un po' vivaci, ma simpatici. Mi fa davvero piacere che sia andata così. Non è sempre facile accettare una nuova famiglia. No, infatti. Ma quando le persone sono rispettose e autentiche, tutto diventa più semplice. Ultima spiegazione. Questo dialogo parla di famiglia allargata. Sì, matrigna, patrigno, fratellastro, sorellastra. Sono parole importanti, ma delicate. Attenzione, in italiano queste parole possono avere una connotazione negativa, come nelle fiabe. Per questo motivo, molte persone preferiscono usare perifrasi più neutre. La moglie di mio padre, il nuovo marito di mia madre, i figli di mio patrigno. Sono espressioni più rispettose. Come ti trovi con? È una domanda fondamentale per chiedere di una relazione. Come ti trovi con i tuoi colleghi? Come ti trovi con il tuo capo? Si usa tantissimo. Gli aggettivi di qualità umana: sincera, affidabile, diffidente. Affidabile significa che puoi fidarti di quella persona, che mantiene le promesse. Diffidente invece significa sospettoso, che non si fida facilmente.
è l'opposto di fiducioso. E siamo arrivati alla fine. Abbiamo ascoltato 10 conversazioni bellissime su nonni, genitori, fratelli, sorelle, zii, cugini, suoceri. E abbiamo imparato tantissimi aggettivi per descrivere il carattere: severo, testardo, allegro, creativo, ottimista, generoso, determinato, paziente. Ricordate la struttura base. Per descrivere una persona usate è più l'aggettivo, oppure ha un carattere più l'aggettivo. Mia sorella è testarda. Mio nonno ha un carattere attivo. Semplicissimo. E un ultimo consiglio importante: quando parlate dei familiari degli altri, siate sempre gentili e rispettosi. Esatto. La famiglia è un tema sensibile in tutte le culture. Ora tocca a voi. Scrivete nei commenti una frase su un vostro familiare usando quello che avete imparato oggi. Per esempio, mio fratello maggiore è molto generoso. Oppure, mia nonna è sempre ottimista. Ci leggiamo nei commenti. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Italian Pod per altri contenuti come questo. Ciao a tutti! Alla prossima!